L'antico Iraq è una terra di miti e leggende che ospita alcune tra le più grandi città della Bibbia. È la culla della civiltà. È forse il luogo più importante al mondo. Oggi, dopo decenni di guerra, gli archeologi possono finalmente tornare in Iraq. Grazie a un permesso speciale, le nostre telecamere seguiranno da vicino il loro lavoro, alla scoperta del mondo raccontato nell'Antico Testamento. La civiltà occidentale ne conserva memoria solo nella Bibbia. È difficile separare la realtà dal mito. In questo episodio, gli archeologi indagheranno su due superpotenze del mondo antico, Ninive e Babilonia. Nabucodonosor voleva fare di Babilonia la più grande città del mondo. La leggendaria rivalità fra queste famose metropoli del passato ha dato forma al mondo antico. Ma perché la Bibbia le annovera tra le città del peccato? L'Iraq è la culla della civiltà. 2500 anni or sono, quest'antica terra era contesa fra gli imperi di due grandi città, Babilonia e la sua acerrima rivale, Ninive. Babilonia si è sviluppata nell'Iraq centrale, sulle sponde del fiume Eufrate. Ninive era più a nord e oggi al suo posto sorge la moderna Mosul. Secondo la Bibbia, entrambe le città erano luoghi di perdizione, governati da tiranni il cui operato ha attirato l'ira di Dio. Ma esiste un'altra versione della storia? Per secoli la Bibbia è stata il veicolo di una memoria storica che, però, era chiaramente suscettibile a rielaborazioni arbitrarie, perché poteva attingere da un'unica fonte, almeno fin quando i primi esploratori che avevano visto quelle gigantesche rovine non hanno diffuso in Europa le loro considerazioni sulla realtà celata dietro al mito. Ninive è la più antica tra le due città. Venne fondata dal popolo mesopotamico degli Assiri. La Bibbia descrive Ninive come una metropoli enorme, così vasta che occorrevano 3 giorni per attraversarla. Mura lunghe chilometri cingevano splendidi palazzi e templi. Quanto di tutto questo è vero? Ninive era grande come narrato nelle storie? Negli anni 70, un'audace iniziativa ha tentato di restituire l'originale splendore ai bastioni di Ninive, almeno nelle sezioni principali, ma oggi ne resta ben poco. Nel 2014 lo Stato islamico ha provato a cancellare definitivamente le antiche rovine. Khaireddin Nasser è il responsabile dei beni archeologici di Mosul. Ha intenzione di ricostruire ciò che è andato perduto e scoprire la vera estensione dell'antica città. Ninive può essere definita come un vero e proprio capolavoro ingegneristico. Il suo nucleo originale è stato eretto con l'impiego di tecniche architettoniche a dir poco sbalorditive. Khaireddin esamina un'enorme struttura chiamata Porta di Shamash. È una delle poche sezioni di Ninive scampata alla cieca devastazione. Era uno dei punti di accesso principali per l'antica Ninive, il che spiega il gran numero di torri poste a sua difesa. Molti credono che questa sia la più antica tra le porte della città. Quasi tutto ciò che vediamo oggi è frutto di una ricostruzione, ma regge ancora sulle fondamenta originali. La si può annoverare tra le porte più grandi della città ed è stata battezzata in onore di Shamash, il dio del sole. Questo accesso fortificato difendeva l'angolo orientale della città e di conseguenza aveva un'enorme importanza strategica in vista di un eventuale assedio. Era così imponente da scoraggiare persino gli attacchi che venivano da nord. Grazie a un permesso speciale possiamo seguire i lavori della squadra irachena su questa perduta meraviglia. Qui alla porta di Shamash i saccheggiatori dello Stato islamico hanno scavato una galleria sotto alle rovine per accaparrare qualche oggetto di valore. È necessario riempire il passaggio per evitare che l'intera struttura crolli.
Non si è salvato praticamente nulla. I terroristi di Daesh hanno raso al suolo quasi tutto. Sono arrivati persino a scavare una galleria sotto alla porta di Shamash, forse nella speranza di trovare qualche artefatto prezioso. Il restauro archeologico è un'opportunità per ottenere nuovi dati sull'effettiva estensione di questa antica città. Ninive era così grande da aver bisogno di molte entrate. Sull'altro lato di Mosul si trovano i resti della porta di Mashki. Fadel Muhammad Khodr e la sua squadra dell'Università della Pennsylvania sperano di trovarne le fondamenta. Le porte sono fatte per lo più di due materiali, argilla e semplice pietra. Questo scatto precedente ai saccheggi mostra come appariva la porta di Mashki appena ricostruita. Era una fortezza in miniatura alta quasi 25 metri e ugualmente larga. Le immagini aeree di Ninive dimostrano tutta la maestosità delle sue costruzioni, specialmente quando l'obiettivo riesce a catturare l'intera area urbana abbracciata dalle sue gigantesche cinta murarie. Ma le difese non erano solo belle a vedersi. Gli archeologi hanno scoperto che la sezione orientale era la più resistente. Le porte di Ninive sono state erette per la difesa, piuttosto che per sbalordire tutti con la loro bellezza. In questa parte specifica la città era ben protetta da 4 costruzioni fortificate. Invece, sul versante occidentale, il fiume Tigri ostacolava l'avanzata degli eserciti nemici. Ma allora, quanto era vasta in realtà? L'archeologo Nicolò Marchetti dell'Università di Bologna fa parte di una missione iracheno-italiana a Ninive. Grazie a scavi supportati dalla tecnologia dei droni, intende ricomporre la pianta originale della città. Questa è una rappresentazione dei rilievi chiamata modello digitale di elevazione. Alcune iscrizioni riportano che Ninive aveva più di 10 porte. I testi antichi descrivono 13 o 14 porte, ma a volte se ne menzionano fino a 18. Al momento ne abbiamo rinvenute solo 5. Gli archeologi continuano a trovare nuovi accessi alla città. Per fortuna nel 2021 abbiamo rinvenuto un'altra porta a metà strada fra quella di Shamash e il fiume, proprio all'inizio degli scavi. Il rilievo aereo mostra che la città era circondata da ben 12 chilometri di mura fortificate. La cinta principale era spessa 35 metri, con un'altezza attuale di 15, ma ovviamente all'epoca era più alta. Se quantificassimo la mole di lavoro necessaria per costruire mura del genere, rimarremmo stupiti. Ci sembrerebbe impossibile. È chiaro perché gli autori della Bibbia erano convinti che servissero 3 giorni per attraversare Ninive. La capitale assira era una mega città, una delle più grandi nel mondo antico. Copriva un'area di 4 chilometri. Ma allora, perché Ninive era così vasta? Un indizio si trova nella parte orientale, dove la squadra di Nicolò è intenta a ricostruire una delle enormi porte della città. Qui i ricercatori hanno scoperto un'iscrizione, rimasta nascosta per oltre 2500 anni. Vi è riportato il nome del re costruttore, un potente guerriero chiamato Sennacherib, annoverato fra i sovrani più noti dell'Antico Testamento. L'iscrizione dice: Sennacherib, re dell'Assiria, sovrano del mondo, ha eretto la cinta muraria interna ed esterna di Ninive, alta come un monte. Nel 705 a.C. Sennacherib ha ereditato il trono assiro. Suo padre era caduto in battaglia, disonorando la famiglia reale. E così Sennacherib ha deciso di spostare la capitale dell'impero a Ninive per un nuovo inizio.
La ricerca di Nicolò mostra come Sennacherib abbia rimodellato l'insediamento preesistente come nessuno aveva mai immaginato. Ne ha raddoppiato le dimensioni e ha deviato il fiume Khosr perché lo attraversasse. Questo non è un accampamento fortificato come alcuni hanno supposto. La nostra ricerca ha dimostrato che questa era una città fiorente. Ci sono costruzioni ovunque ed è straordinario. Gli archeologi pensano che Ninive ospitasse più di 100.000 persone. L'ambizione di Sennacherib non aveva limiti. Avrebbe trasformato Ninive in una delle più grandi città al mondo. Solo Babilonia era paragonabile per dimensioni e influenza. Che individuo era il potente re di Ninive? La sua città era all'altezza della versione biblica? L'Antico Testamento dice che Dio inviò Giona, uno dei 12 profeti, a predicare a Ninive per salvare gli abitanti dal peccato. Ma Giona si sottrasse al compito. Tentò di fuggire per mare e lì venne inghiottito da un pesce gigantesco. L'animale lo vomitò su una spiaggia e Giona tornò a Ninive, dove il popolo fece ammenda. È una storia famosa, ma la Bibbia non dice perché la città avesse bisogno di redenzione. Allora, com'era abitare a Ninive? Secondo la tradizione, Giona fu sepolto su questa collina, sulla quale oggi sorge una moschea dedicata a lui. Al momento è in rovina, distrutta dagli stessi militanti che hanno abbattuto le antiche porte della città. Ma curiosamente i ricercatori stanno scoprendo i resti di una vasta costruzione sottostante. È una delle tante fatte edificare dai re assiri. Fadel Muhammad Khodr esamina la più famosa tra le residenze reali qui rinvenute, il palazzo sud-occidentale di Sennacherib. Ci troviamo nel palazzo di Sennacherib. Si tratta di un capolavoro davvero impareggiabile. Il palazzo sud-occidentale era il gioiello di Sennacherib. Eretto su 160 strati di mattoni, aveva 80 stanze, ornate di sculture, e circa 3 chilometri di pannelli decorati. Sennacherib voleva che questo fosse il più grande palazzo al mondo. È possibile che la storia di Giona condanni l'ostentazione di Ninive? Gli archeologi occidentali hanno rinvenuto il palazzo nel XIX secolo, guidati dal racconto biblico di Giona. Oggi è rimasto ben poco in superficie, ma le immagini dall'alto rivelano la vera magnificenza di questa costruzione leggendaria. La posizione del palazzo non è stata certo scelta a caso. Infatti, da lì si gode di una veduta su tutta Ninive. In questo modo il re poteva tenere d'occhio ogni cosa, incluse le porte della città e la gente che le oltrepassava. Fadel crede che i palazzi di Ninive siano progettati per comunicare un messaggio. Sennacherib ha eretto questo meraviglioso palazzo e, in effetti, crediamo che l'intera città sia stata costruita secondo le sue specifiche direttive. Quindi Ninive era solo un parco giochi regale? Nicolò Marchetti crede che la città di Sennacherib non contenesse solo grandi palazzi. Ha scoperto i resti di una misteriosa galleria sotto alle mura della città. Abbiamo aperto un passaggio e con grande sorpresa ci siamo resi conto che questo era un canale. La galleria è lunga 42 metri e si trova 8 metri sotto la superficie. Il canale appartiene a un sistema idrico che dai monti portava l'acqua a Ninive. All'epoca Ninive attraversava un periodo di forte siccità e questo è il motivo per cui Sennacherib ha investito tante risorse nel portare l'acqua da luoghi molto lontani.
Tali opere idrauliche hanno permesso a Sennacherib di creare spettacolari giardini nella città. I re assiri avevano parchi lussureggianti, dove coltivare ogni sorta di frutto esotico. Questa curva è artificiale e qui possiamo vederne anche una seconda, proprio lungo il canale. Dal modello digitale di elevazione è chiaro che l'area è rialzata, quindi il canale circondava l'intero palazzo di Sennacherib, come una specie di fossato. Grazie alla creazione di questo ingegnoso sistema, i giardini potevano ricevere un'irrigazione costante. Niccolò ha anche scoperto dove Sennacherib ha acquisito le nozioni necessarie per attuare simili progetti. Abbiamo trovato una raccolta di testi davvero interessanti. Non era un semplice archivio amministrativo, ma la biblioteca personale di un individuo colto. Niccolò e la sua squadra hanno rinvenuto frammenti di circa 50 testi, ma non era che la punta dell'iceberg. A Ninive c'era un'altra biblioteca, quella di Assurbanipal, che conteneva migliaia di tavolette. Dunque la città era una vera capitale culturale che attirava intellettuali da ogni angolo dell'impero. Sennacherib ha nutrito dei progetti ambiziosi per la sua città. Sennacherib aveva intenzione di innalzare la propria capitale sopra tutte le altre. Ovunque ha costruito, lo ha fatto per raggiungere livelli di eccellenza mai visti prima. Ninive era molto diversa dalla negletta città del peccato descritta nel libro di Giona. Perché gli autori biblici l'hanno scelta come ambientazione? Un avvenimento successivo ha forse macchiato la reputazione della città? Un indizio potrebbe trovarsi in un rilievo rinvenuto all'interno di un antico palazzo. Vi sono raffigurati un re e una regina intenti a rilassarsi in un giardino, mentre alle loro spalle la testa di un nemico pende da un albero. Questa città paradisiaca aveva forse un lato oscuro? Sennacherib ha trasformato Ninive in una città di sorprendente raffinatezza. Ma non tutti abbracciavano lo stile di vita assiro. Gli assiri, a differenza degli scrittori della Bibbia, credevano in molti dei. Che sia questo il motivo per la condanna di Ninive? Grazie a un permesso speciale siamo entrati nel museo di Mosul, dove Khaireddin Nasser e una squadra di specialisti tentano di salvare l'antico passato di Ninive. I militanti dello Stato islamico hanno distrutto questa struttura insieme a molti reperti preziosi. Al momento il nostro impegno è volto a riportare allo stato originale tutti gli antichi reperti danneggiati dai terroristi di Daesh. Molti frammenti sono andati completamente distrutti. Sarà un'impresa lunga e delicata perché comprende minuziose operazioni di raccolta, catalogo ed effettivo restauro di ogni oggetto. Questi piedi appartengono alla statua di un toro alato, una celebre divinità assira nota come Lamassu. Il corpo della creatura rappresenta velocità e forza, mentre la testa di fattezze umane è simbolo di saggezza e intelletto. Questi esseri celesti erano divinità molto popolari. Gli archeologi hanno trovato dei Lamassu in tutte le principali città degli Assiri. Per loro erano dei guardiani. Molto spesso i tori alati venivano posti vicino agli ingressi dei palazzi ed erano un simbolo di grandezza e prestigio. Gli Assiri attribuivano a queste figure un effetto apotropaico, ovvero le usavano per scacciare le entità maligne e impedirgli l'accesso negli edifici. Solo a Ninive gli archeologi hanno scoperto 43 statue colossali raffiguranti il leggendario Lamassu. Qual è l'origine di quelle bestie fantastiche? La risposta si trova in una città molto più antica. L'archeologo Sebastian Rey si trova a Girsu, nell'Iraq meridionale.
Lì ha trovato una creatura simile. Questo reperto è stato trovato presso il sito di Girsu. Si tratta di una piccola scultura in pietra che raffigura un essere mitologico con la testa umana e il corpo taurino. Forse è la prima rappresentazione nota di quelle creature soprannaturali, i Lamassu. Questa scultura precede di almeno 1000 anni quelle di Ninive. In un certo senso, è il prototipo dei grandi Lamassu appartenenti alla cultura assira. Ciò suggerisce a Sebastian come gli Assiri abbiano assorbito le culture precedenti. È un'ulteriore conferma del fatto che una comune tradizione mitologica abbia influenzato i popoli di era in era, durante i millenni che hanno segnato la storia della Mesopotamia. Le bestie mitologiche erano molto comuni nel mondo antico. Gli Assiri avevano il Lamassu e gli egiziani una loro versione, la Sfinge, un leone feroce con il volto di un faraone. Persino gli antichi israeliti, che credevano in un solo Dio, avevano i cherubini, creature celesti, messe a protezione del trono di Dio. La religione assira non era poi così diversa dalle altre del tempo. Allora, perché la Bibbia riserva alla capitale Ninive una condanna speciale? Un indizio si trova nei rilievi che un tempo ornavano il palazzo di Sennacherib. Qui i re assiri vengono ritratti come grandi guerrieri, intenti a dare la caccia ai leoni o a sconfiggere i nemici. Tutte le pareti interne erano decorate con preziosi rilievi marmorei che illustravano le innumerevoli battaglie affrontate da Sennacherib. Il messaggio è piuttosto chiaro: fino a quel momento il re aveva sopraffatto nemici di ogni tipo. Sennacherib allargò i confini del suo impero. Conquistò la città di Babilonia e, secondo la leggenda, la rase al suolo. Ma le sue mire rivolte alla conquista di 2 piccoli regni sulle coste del Mediterraneo avrebbero avuto conseguenze inaspettate. Nel 701 a.C., Sennacherib invase i 2 regni ebraici di Giuda e Israele. Le pareti del suo palazzo a Ninive raccontano una campagna sanguinaria. Viene mostrato l'assedio di Lachish, una città nel regno di Giuda. I soldati avanzavano dietro alle torri mobili, mentre i difensori scagliavano i loro dardi. Ma contro gli eserciti di Sennacherib ogni resistenza era vana. Lachish venne distrutta, i comandanti furono scorticati vivi e i cittadini ridotti in schiavitù. Il libro di Giona fu scritto molto tempo dopo questi eventi, ma dopo la conquista di Israele, Ninive sarebbe sempre rimasta un nemico per gli autori della Bibbia. Tuttavia, la storia di Giona era anche un monito. Il profeta disse che la città sarebbe caduta. Una profezia che si sarebbe avverata. Nel 612 a.C., il grande rivale di Ninive, Babilonia, la rase al suolo. I babilonesi avevano avuto la meglio sull'impero assiro e la loro capitale divenne la più grande città al mondo. Ma Babilonia ha una reputazione anche peggiore nella Bibbia. Perché gli autori non degnano di lode la città che li ha liberati dal dominio assiro? Per gli scrittori dell'Antico e del Nuovo Testamento, Babilonia era un covo di malvagità. Secondo la Genesi, la scelleratezza di Babilonia risale a tempi assai remoti. Nimrod, fondatore dell'antica Uruk, forse creò anche questa città. I suoi sudditi eressero la Torre di Babele, una costruzione così alta da recare offesa persino a Dio
che decise di punire il popolo di Babilonia confondendone la lingua, così che non potesse più lavorare e la torre rimase incompiuta. È una storia favolosa. Quindi Babilonia era l'autentica città del peccato? Oggi Osama Hisham del World Monuments Fund e l'archeologo Ammar Al-Tahi vogliono ricostruire Babilonia. A parte la sua leggendaria nefandezza, gli studiosi sanno poco sull'origine della città. Babilonia è un sito archeologico e un patrimonio culturale che non appartiene solo all'Iraq, ma a tutto il mondo. Sono stati condotti scavi solo sul 3% della città. Non abbiamo che grattato la superficie. Al momento Osama e Ammar stanno restaurando un tempio dedicato alla dea Ninmah. In superficie troviamo una moderna ricostruzione risalente al regime di Saddam Hussein. Il celebre dittatore iracheno voleva guadagnare consensi sfruttando il glorioso passato di Babilonia. La ricostruzione poggia sulle fondamenta originali. Abbiamo scavato questi pozzi di prova per ottenere qualche informazione in più sulle mura originali del tempio di Ninmah. Quasi tutte le pareti moderne che oggi vediamo sono state erette sopra i mattoni e alle fondamenta originali. Questi pozzi di prova hanno dimostrato che gli edifici originali erano fatti di mattoni di fango. La squadra ha dovuto scoprire la ricetta babilonese per rendere ancor più fedele il restauro. Abbiamo provato diversi ingredienti, come lo strame o addirittura lo sterco animale, ma alla fine abbiamo scoperto che il miglior impasto per i mattoni è una miscela di pochi semplici materiali: sabbia, terra argillosa, acqua e paglia. Poi basta lasciarli seccare al calore del sole. Se la torre di Babele fosse esistita, sarebbe stata eretta con mattoni di fango simili a questi. Alcuni pensano che l'enorme ziggurat della città abbia ispirato la leggendaria torre biblica. Ma c'è un problema. Oggi è solo un cumulo di mattoni e nessuno è riuscito a datarla con esattezza. La falda acquifera della città rende molto difficile per gli archeologi trovare i primi edifici di Babilonia. La zona sembra un vero deserto, ma Babilonia subisce gravi danni a causa dell'acqua perché si trova proprio sopra l'Eufrate. Ciò vuol dire che la falda acquifera è abbastanza superficiale e questo causava enormi difficoltà anche in tempi antichi. L'acqua raggiunge le fondamenta e ne rovina i materiali. Gli archeologi devono cercare altrove i dati per risalire alle origini della città. Secondo la Genesi, Babilonia è una delle prime città al mondo, ma molti archeologi credono che sia sorta relativamente tardi. La siriologa Stephanie Dalley crede che Babilonia si sia sviluppata nel 1800 a.C., sotto un re chiamato Hammurabi. Hammurabi era un grande costruttore e potrebbe anche aver costruito la ziggurat originale. Egli ha trasformato Babilonia da una modesta cittadina in una grande metropoli. Hammurabi è stato un grande re. Ha scavato canali meravigliosi per facilitare i trasporti, ma non solo. Gli stessi canali costituivano una rete idrica che permetteva di irrigare appezzamenti più vasti destinati all'agricoltura. Questo influente sovrano ha anche stilato una delle più antiche raccolte di leggi mai rinvenute. È nota come Codice di Hammurabi e il suo principio di giustizia potrebbe anche aver ispirato l'adagio biblico occhio per occhio. Gli archeologi hanno trovato copie del codice in tutto il Medio Oriente.
Crediamo che molto tempo dopo la morte di Hammurabi e la fine della sua dinastia, il codice fosse ancora adottato in diverse città e che i vari sovrani desiderassero in qualche modo sfruttare a proprio vantaggio l'enorme fama di cui godevano le sue leggi. È impossibile datare con esattezza la fondazione di Babilonia, ma il suo lungo e glorioso passato potrebbe spiegare perché gli scrittori della Bibbia la considerassero una delle prime città. Stefani crede che la fama di Babilonia abbia attirato aspre critiche, il che spiegherebbe il racconto della Torre di Babele. Sembra che si prendano gioco del fatto che le persone parlavano lingue diverse, ma questo, a mio avviso, non fa che suggerire quanto in realtà Babilonia avesse un'anima cosmopolita. Anche altri racconti dell'epoca suggeriscono che gli autori della Bibbia intendessero recare affronto a una città così orgogliosa della propria architettura. Abbiamo trovato un testo che sembra prendersi gioco di chi costruiva torri di mattoni di fango che cadevano continuamente. In effetti, la ziggurat di Babilonia, come la Torre di Babele, è crollata irreparabilmente. Perché gli autori della Bibbia si sono concentrati tanto sui difetti di Babilonia, mentre tutti ammiravano quella grande città? La risposta riguarda il suo re più celebre, Nabucodonosor II. Nel 586 a.C., gli eserciti babilonesi invasero il regno di Giuda e conquistarono Gerusalemme. La terribile reputazione di Babilonia tra gli scrittori ebrei e cristiani è dovuta a quella campagna militare? Secondo la Bibbia, Nabucodonosor saccheggiò il tempio della città e portò gli abitanti a Babilonia. 2500 anni fa, Babilonia era uno spettacolo maestoso. I giudei in esilio avrebbero raggiunto la città attraverso un'enorme strada chiamata Via delle Processioni, che portava all'entrata principale, la porta di Ishtar. I costruttori babilonesi avevano eretto quella porta con mattoni cotti invece che di fango, ricoprendola di figure animali per meravigliare i passanti. Per i giudei in esilio era l'ingresso di una prigione senza eguali al mondo. La struttura potrebbe rivelare qualcosa sul responsabile di quell'esilio? Nabucodonosor era il megalomane descritto nella Bibbia? Grazie a un permesso speciale possiamo seguire il restauro che la squadra di Osama Hisham sta effettuando sulla porta di Ishtar. L'antica Babilonia aveva numerosi ingressi, ma questo è senza dubbio il più impressionante. È una meraviglia del mondo antico. Nel corso dei secoli, il colossale monumento è stato danneggiato dai problemi idrici di Babilonia. L'ostacolo principale che incontriamo alla porta di Ishtar è l'alto livello delle acque sotterranee e anche Nabucodonosor ha dovuto affrontarlo. L'acqua stava dissolvendo i mattoni e così ha sepolto la porta per costruirne un'altra sopra. Per salvaguardare la porta, la squadra deve assicurarsi che l'acqua non rimanga intrappolata nei muri di mattoni. Questo è il rabbocco, cioè il riempimento delle intercapedini con un composto preparato dai nostri esperti. Questa malta speciale impedirà alla pioggia di penetrare nei muri e, al contempo, lascerà fluire all'esterno l'acqua presente nella struttura. L'opera di restauro permette a Osama di avvicinarsi ai pensieri del re costruttore. Questo monumento testimonia l'enorme ambizione del sovrano. Nabucodonosor II voleva fare di Babilonia la più grande città del mondo.
Ma il re non voleva che la città fosse solo grande, ma anche splendida. Nel Novecento, alcuni archeologi tedeschi hanno rinvenuto i frammenti dei mattoni smaltati che un tempo coprivano la porta. Li hanno spediti a Berlino, dove gli specialisti hanno ricostruito minuziosamente il capolavoro di Nabucodonosor nella sua gloria originale. Questa è la visione mozzafiato che all'epoca ha accolto gli esuli ebrei prima che iniziassero una nuova vita lontano dalle loro case a Gerusalemme. La curatrice del museo, Helen Grease, custodisce questa antica megastruttura. Persino oggi è impressionante. È la sua grandezza. La grandezza della città. Quella che vediamo non è esattamente come la porta di Ishtar che sorgeva a Babilonia. Era una porta doppia e questa non è che la parte più piccola. Era 2 volte più grande della ricostruzione ospitata qui al museo. Nonostante le dimensioni, questo monumento non era destinato solo alla difesa. Era anche un luogo dedicato alle cerimonie. Durante la festa del Capodanno babilonese, la statua sacra che rappresentava il dio Marduk raggiungeva la porta da un tempio vicino. Sotto alle elaborate decorazioni, gli abitanti acclamavano mentre Marduk veniva portato lungo la magnifica via delle processioni. Oggi Helen e la sua squadra esaminano le splendide decorazioni. Facciamo questo tipo di controlli ogni 2 anni. Lo smalto si sta corrodendo. Dobbiamo cercare ogni minimo cambiamento. Cominciano scattando fotografie ad alta risoluzione di ogni singolo mattone. Dal raffronto con le immagini degli anni precedenti emergono eventuali danni riportati dal fragile smalto. Helen ha appena trovato qualcosa su uno dei fiori di loto che ornano le pareti. Sulla parte bianca non c'è più smalto. Ormai sembra quasi una polvere. Per fortuna non si sta sgretolando, ma è evidente che una sezione si è deteriorata, specialmente lo smalto bianco. Servirà un trattamento di conservazione. L'analisi che Helen sta conducendo sui mattoni ha rivelato i segreti della tecnica impiegata dagli artisti di Nabucodonosor per ottenere un blu così brillante. Servono specifiche nozioni di chimica per ottenere colori così accesi. Hanno usato il cobalto, che come pigmento è molto più intenso rispetto all'ossido di rame, che normalmente veniva impiegato in Assiria. Nabucodonosor non ha certo badato a spese nel tentativo di rendere Babilonia la più grande città al mondo. Sono molto impressionata dall'impiego profuso nella creazione di opere come la porta di Ishtar. Era difficile produrre mattoni smaltati come questi. Secondo Helen, gli splendidi monumenti rivelano come Nabucodonosor volesse essere ricordato. I palazzi assiri sono coperti di immagini raffiguranti imprese belliche, ma le mura di Babilonia pullulano di bestie mitologiche. Lungo la via delle processioni troviamo un leone, insieme ad altri 2 animali presenti sulla porta di Ishtar. Si tratta di un toro e di un serpente bianco. Il leone rappresenta Ishtar, dea dell'amore e della guerra. Il toro è il simbolo di Hadad, dio delle stagioni. E il serpente bianco è l'incarnazione di Marduk, protettore di Babilonia. Sulle mura ci sono più di 575 animali. Nabucodonosor
voleva dimostrare di essere devoto agli dei. È un forte contrasto con l'architettura assira, che glorificava la guerra e la conquista. L'arte visuale dell'impero neobabilonese presenta alcune differenze importanti con quella assira. In Assiria, il re era ritratto in scene di guerra, cosa che non avveniva nell'arte babilonese. Anzi, i ritratti del re sono quasi del tutto assenti, mentre abbondano immagini sacre. Ma agli esuli della Bibbia, il re doveva sembrare tutt'altro che un uomo pio. Da re, Nabucodonosor ha combattuto per più di 40 anni. Era sempre in battaglia, quindi sarebbe sbagliato dire che l'impero neobabilonese fosse in pace. Nabucodonosor non era affatto il liberatore del mondo antico. Ha sfruttato le ricchezze di città come Gerusalemme per far risplendere Babilonia. Dunque, com'era la vita per gli esuli in questa prigione monumentale? La Bibbia descrive la Babilonia di Nabucodonosor II come la capitale del peccato. Racconta di come il re abbia assoggettato il popolo di Giuda e lo abbia deportato a Babilonia. Secondo il libro di Daniele, gli esuli hanno dovuto sopportare orribili soprusi nella loro nuova dimora, inclusa la volta in cui un sovrano gettò lo stesso profeta in una fossa di leoni. Ma alla fine il castigo divino si abbatté sui babilonesi. Nabucodonosor uscì di senno e un nuovo popolo, i persiani, conquistò la città. Molti storici credono che le prime parti della Bibbia siano state scritte a Babilonia da sacerdoti deportati. Per loro, l'esilio deve essere stato molto doloroso, il che spiegherebbe l'orribile descrizione della città. Ma tutti i giudei la vedevano allo stesso modo? Helen Grease ha trovato un indizio fra le migliaia di tavolette cuneiformi rinvenute a Babilonia. Il testo offre uno scorcio sulla vita quotidiana ai tempi dell'esilio. Abbiamo pochi documenti dei giudei deportati da Gerusalemme a Babilonia. Questo è datato fra il XIII anno del regno di Nabucodonosor II e il 592 a.C. È un reperto notevole perché nomina il re di Giuda Gioacchino. Gioacchino era tra le migliaia di esuli condotti a Babilonia. Gli archeologi hanno trovato un riferimento a lui negli archivi di Nabucodonosor. È un registro di razioni d'olio inviate a varie persone, tra cui appare anche il re di Giuda. Nabucodonosor ha garantito a Gioacchino una fornitura di olio di sesamo dalle scorte reali. Gioacchino riceveva una gran quantità d'olio. Se fosse stata destinata solo a lui e alla sua famiglia, si rivelerebbe una cura premurosa da parte del re. In quanto sovrano deposto, Gioacchino godeva di un trattamento speciale, ma anche i giudei più umili dovevano vivere a Babilonia. Quando il re di Persia, Ciro il Grande, conquistò la città e permise agli esuli il ritorno a Gerusalemme, molti decisero di restare. Vediamo che un numero consistente di giudei ha preferito rimanere a Babilonia pur avendo la possibilità di tornare in patria.
Il ritratto che abbiamo di Nabucodonosor proviene principalmente dalla Bibbia e di certo non è lusinghiero. Ovviamente possiamo vedere la storia da un solo punto di vista. Il regno di Nabucodonosor II non è stato pacifico, ma ha fatto esattamente ciò che i re hanno sempre fatto prima e dopo di lui. Secoli dopo la caduta di Babilonia, emerse il libro di Daniele. Era un racconto apocalittico e diceva che Dio avrebbe punito chi gli disobbediva, come aveva fatto con l'empio Nabucodonosor. Stephanie Dalley crede che gli autori abbiano mescolato realtà e finzione. A mio avviso è difficile separare la realtà dal mito. Viene riportato che Babilonia è caduta sotto il regno di Belshazzar, ma non è così perché all'epoca egli era solo il principe. Gli autori cristiani della Bibbia hanno continuato a descrivere Babilonia come un luogo turpe e maligno, perché in fondo era un utile stereotipo. È diventata una delle città più celebri al mondo, ma purtroppo per i motivi sbagliati. Risale tutto all'Apocalisse di Giovanni, un'ottima lettura, dove viene approfondita con dovizia di particolari la perversione di Babilonia. Gli studiosi si sono resi conto che i passi si riferiscono piuttosto a Roma, ma gli autori non volevano essere puniti per una tale insolenza, quindi la chiamavano Babilonia. L'acerrima rivalità fra Babilonia e Ninive ha plasmato il mondo antico. Gli autori della Bibbia hanno tratto temibili storie dalla caduta delle due città. Un grave monito per chiunque osi opporsi al volere di Dio. La realtà storica del vicino Oriente è andata perduta e ormai la civiltà occidentale ne conserva memoria solo nella Bibbia. In Mesopotamia l'intreccio di miti antichi e moderni sembra una caratteristica della terra stessa. Oggi gli archeologi stanno lentamente scoprendo i veri traguardi di queste sorprendenti civiltà, ricostruendo meraviglie perdute e dando nuova vita ad antiche culture. Il loro studio richiederà molti anni, mentre l'Iraq continuerà a riprendersi da anni di guerra e terrorismo. I babilonesi e gli assiri di Ninive hanno lasciato un'eredità inestimabile. Hanno conservato le storie e la cultura dei primi costruttori di città, gli antichi Sumeri, la cui eco risuona ancora nelle 3 più grandi religioni al mondo. La verità dietro alle città perdute della Bibbia è la storia degli albori della civiltà.